Questa sera ci ha portato un'interessante presentazione che si chiama Le radici del 7 ottobre nelle fonti islamiche. Niente, lascerei la parola a Paola e... Grazie. Togliere l'audio o spegnere il telefono, io ho dato l'esempio. Grazie mille, grazie Margherita, grazie a tutti per esserci. Io, come diceva Margherita, mi occupo di Islam e vi posso garantire che il 7 ottobre è tutto nelle fonti ufficiali dell'Islam. E prima di iniziare volevo dedicare l'incontro di questa sera a Shiri Bibas e ai bambini, perché parte di noi credo che sia rimasta in quelle bare. Allora, innanzitutto dobbiamo sapere quali sono le fonti ufficiali dell'Islam, soprattutto per non credere alla propaganda islamica. Normalmente i musulmani sono eccellenti nel mentire quando si presentano in radio, in televisione. Le fonti ufficiali dell'Islam sono il Corano, che è la parola diretta di Allah, e poi la Sunna, che è un corpus quasi infinito di testi, dove sono riportati i fatti e i detti del profeta Maometto, del fondatore dell'Islam, che non è soltanto il fondatore dell'Islam ed è considerato profeta dai musulmani, ma è anche il migliore esempio da seguire. E Maometto è proprio l'inizio di tutti i nostri problemi, perché Maometto fonda l'Islam in un momento in cui detesta gli ebrei. Lui passa una prima fase della vita alla Mecca, in cui non usa la violenza, cerca di convertire le persone e non ci riesce. Fra queste persone, quelle che più lui stima sono proprio gli ebrei, perché sono i più dotti, sono dediti al commercio, sono persone più preparate anche sulla Torah ovviamente, ma non riesce a convertirli. Quando ad un certo punto la comunità di La Mecca decide di capire se effettivamente Maometto sia un profeta vero o falso, chiedono aiuto agli ebrei e gli ebrei lo espongono. Sono semplicemente dei rabbini che abitano a Yatrib, cioè a nord di La Mecca, nella futura Medina, che si chiama ancora Yatrib proprio perché non è ancora stata conquistata dai musulmani. Nel momento in cui Maometto viene esposto, tra l'altro con una tecnica brillante, inizia semplicemente a odiarli. In quel momento lui decide di lasciare la Mecca, si sposta a Medina proprio perché odia gli ebrei e fonda l'Islam. Inizia la jihad e inizia il calendario islamico, e tutto nello stesso momento. Per questo motivo non è possibile scindere l'antisemitismo dall'Islam, perché sono praticamente fatti della stessa sostanza, sono la stessa cosa. Prego. Il significato di viene esposto? Viene esposto sono i meccani, erano dei politeisti, chiedono a questi rabbini se esista un modo per capire se Maometto sia un profeta vero o falso, perché Maometto sono 12 anni che insiste nel dire che è un vero profeta e nessuno gli crede fondamentalmente. I rabbini della futura Medina consigliano a questa comunità di politeisti di fare tutta una serie di domande a Maometto che riguardano il libro di Daniele della Bibbia. Maometto le sbaglia tutte e non si rende neanche conto che in realtà le risposte che lui dà, che sono completamente inventate e secondo la teologia di quel momento ebraica probabilmente, invece un vero profeta avrebbe dovuto sapere le risposte, e non si rende conto che in realtà la storia è la stessa, perché le domande erano 3 e lui le sbaglia tutte e 3 e non avrebbe potuto azzeccarne solo una su 3, perché il libro di Daniele è quello. Quindi viene esposto, e viene esposto per di più dalle persone che lui più ama, più stima, più ammira. Quindi si sente inevitabilmente rifiutato, senza speranza, si sposta a Medina con altri pochi schiavi analfabeti che è riuscito a convertire, ma parliamo dell'ordine di pochissime persone, e da lì inizia la jihad. Per questo motivo l'Islam e l'antisemitismo sono quasi la stessa cosa. Dopodiché l'Islam prevede tutta un'altra serie di precetti pericolosissimi anche per le donne musulmane stesse, per le bambine, per i cristiani, per i politeisti, ma è proprio l'antisemitismo di Maometto che fonda l'Islam. E da qui, come dicevo, inizia proprio ad esserci questa relazione particolare fra l'Islam e gli ebrei, che a mio avviso si può vedere ancora oggi, perché c'è molta invidia nei confronti di Israele. Ovviamente oggi pensa l'Islam che gli ebrei siano Israele,
e che l'Occidente siano i cristiani, nel senso che stiamo parlando di una dottrina che è rimasta cristallizzata e che proprio a 1400 anni fa, e quindi vengono identificati gli ebrei in automatico con lo Stato di Israele, che ovviamente è molto molto invidiato da parte delle comunità islamiche. E non solo, quello che dobbiamo metterci in testa è che l'uccisione degli ebrei dal punto di vista dell'Islam è una festa, perché noi il 7 ottobre l'abbiamo visto trasmesso in streaming su tutti i social network prima che venissero censurati e li abbiamo visti festeggiare tutti quanti. Sui video che io ero riuscita a recuperare c'erano i musulmani di tutto il mondo che mandavano i cuoricini e le stelline, quindi non solo i Gazawi hanno festeggiato, come sappiamo, il 7 ottobre. Tutto questo ovviamente perché c'è questo antisemitismo che fa proprio parte dell'Islam, fa parte della buona condotta praticamente dell'Islam. Ok, adesso se io vi dicessi tutto quello che Allah dice sugli ebrei nel Corano, potremmo finire più o meno a mezzanotte. Non credo che nessuno di voi abbia voglia di tirarla così tanto per le lunghe. Iniziamo però col dire che il Corano si apre con questa preghiera che si chiama Al-Fatiha, che i musulmani che praticano ripetono 5 volte al giorno, che si conclude dicendo che Allah detesta perché l'ira di Allah ricade sugli ebrei tutti i giorni, 5 volte al giorno. L'ultimissima parola invece di questa frase riguarda i cristiani. Spesso cristiani ed ebrei nel Corano sono catalogati, diciamo, con la stessa etichetta, nella stessa categoria, anche detta gente della scrittura. Ad ogni modo, il musulmano che prega 5 volte al giorno girato verso la Mecca dice che la collera di Allah è sugli ebrei, e così finisce questo che è come fosse l'equivalente del Padre Nostro. Gli ebrei sono condannati, vengono definiti empi, sono cattivi e ingiusti, mentre i musulmani, secondo Allah, sono la migliore comunità del pianeta Terra. E io qui andrei velocissima, nel senso che davvero il Corano sono 500-600 pagine alto così, io credo che ogni pagina ci sia qualcosa che riguarda gli ebrei, proprio per questa relazione che dicevo prima. Sono quindi disprezzati, vengono spesso anche definiti giudei, non solo gente della scrittura o ebrei, e vengono castigati sia in questa vita che nell'altra. Ci sono già dei cliché che fanno parte poi dell'ebreo, del cliché dell'ebreo, la calunnia, la diffamazione, avidi di illeciti guadagni. Ovviamente sono condannati all'inferno, e di tutta la creazione, di tutti gli esseri umani, gli ebrei sono gli esseri più abietti del creato. E continua questa obiezione, Allah li ha condannati alla miseria, ci sono tutta una serie di pretesti che il Corano prende e non sono nient'altro che il riflesso di Maometto. Maometto si è sentito rifiutato e quindi al suo alter ego Allah ha fatto dire tutta una serie di cose, ad esempio come questa, che disobbedivano alle leggi, trasgredivano le leggi. Si trattava semplicemente di ebrei che non prendevano Maometto come profeta, non volevano convertirsi, e quindi lui al suo alter ego Allah ha fatto dire queste cose nel Corano. Voi musulmani non sceglietevi per alleati, anche detti amici, in altre fonti dell'Islam come i tafsir, gli ebrei e i cristiani, perché sono alleati fra di loro, e chi li sceglie come alleati diventa in automatico uno di loro. In un altro punto del Corano Allah dice direttamente che ai musulmani i più acerrimi nemici dei musulmani sono proprio gli ebrei. E il Corano è tutto così. Ho messo insieme tutta una serie di maledizioni in queste slide e veramente potremmo finire domani. Vengono maledetti, sono incatenate le loro mani. Questo è un episodio simpatico tra virgolette. Maometto a un certo punto chiede dei soldi agli ebrei quando si sposta a Medina, prima di fare la jihad, di massacrarli. E gli ebrei gli rispondono, e lui per convincerli gli dice se voi adesso mi prestate dei soldi, nell'altra vita, nell'aldilà, Allah vi ridarà tutti i soldi che volete. E gli ebrei giustamente gli rispondono: scusi, ma se Allah ha tutti sti soldi, perché li chiede a noi adesso e non se li fa dare lei adesso?
Sì, perché gli ebrei normalmente nella biografia di Maometto rispondono anche con una certa simpatia, una certa ironia, cosa che ovviamente Maometto non può tollerare, e per questo motivo nel Corano gli ebrei nella biografia di Maometto gli dicono: allora Allah ha le mani incatenate, visto che non può darti i soldi che vuoi. E per questo motivo Maometto fa dire ad Allah nel Corano che le mani degli ebrei sono incatenati e che loro sono maledetti. Ovviamente vengono disprezzati, c'è anche questo cliché dell'usura. Poi ci sono anche degli errori. Io non so se voi conosciate un ebreo che vada in giro per il mondo a dire che Esra è figlio di Dio. Questo viene fatto, il Corano è una lista infinita di errori, non hanno proprio intuito quasi nulla e non hanno veramente capito nulla né dell'ebraismo né del cristianesimo, e siccome i cristiani effettivamente girano per il mondo dicendo che Gesù Cristo è figlio di Dio, ad un certo punto c'è anche questa frase: Esra è figlio di Allah. Ovviamente nessun ebreo gira per il mondo dicendo una cosa del genere. Quel che è peggio è che questo versetto del Corano si conclude con la frase li annienti Allah. Allah dovrebbe annientare sia i cristiani che gli ebrei, perché associano qualcos'altro a Dio. Ecco, questo versetto è molto importante perché c'è praticamente l'esito finale, il destino finale che riguarda gli ebrei ma anche i cristiani, che possono sopravvivere secondo l'Islam soltanto se diventano dhimmi. I dhimmi sono dei cittadini di seconda classe che devono volontariamente, fra virgolette, accettare la Sharia e pagare una sorta di pizzo ai musulmani che si chiama jizya. Questa jizya è il motivo per il quale il Medio Oriente e il Nord Africa oggi non sono più cristiani, nel senso che quelle terre erano tutte cristiane, ma i cristiani di una volta, c'erano anche degli ebrei, sono stati costretti a pagare questa jizya semplicemente per sopravvivere. E ad un certo punto la jizya era talmente tanto onerosa che hanno deciso di convertirsi anche loro all'Islam. Esattamente. E, un'altra parola molto importante appunto è questo siano soggiogati. Volevo far notare anche una cosa. Questa frase in italiano nel Corano non è tradotta con sincerità, perché questa frase che io riporto è di Roberto Hamza Piccardo, che è il relatore, diciamo, ufficiale, traduttore ufficiale, che qualcuno già conosce nel pubblico dagli sguardi che fate, intuisco. E questa persona ha tradotto: combattete coloro che non sono musulmani, coloro che non aderiscono alla Sharia, e i cristiani e gli ebrei che non scelgono l'Islam, a meno che non vi paghino questo pizzo detta jizya e non siano soggiogati, cioè non diventino dhimmi. Quel combattete, e tutte le volte che Piccardo ha tradotto combattete nel Corano, di proposito ha tradotto male, perché qatil significa uccidete. Quindi quando trovate combattete nel Corano, potete fare una ricerca anche con il PDF online, in realtà qatil sta dicendo proprio uccidete, sia cristiani ed ebrei. Qui abbiamo un principio di deformazione, perché a un certo punto, e poi la parte sul Corano possiamo chiuderla perché tanto si intuisce già che le basi del migliore antisemitismo le abbiamo tutte, ad un certo punto gli ebrei vengono addirittura deformati da parte di Allah fino a diventare subumani. Gli ebrei sono definiti da Allah scimmie, porci e maiali, in 3 punti diversi del Corano, perché Allah li ha trasformati in scimmie, porci e maiali. Questo è un concetto molto importante che ci dobbiamo ricordare e non è un concetto secondario nell'Islam. Questo è uno dei concetti più importanti che viene ripetuto nelle moschee anche in Occidente ma anche in Italia. Normalmente il sermone del venerdì si chiude con un concetto antisemita che può derivare o da un hadith che spiego più avanti oppure da questo concetto. E io li seguo spesso questi sermoni anche in inglese, da moschee degli Stati Uniti, del Canada, perché non si nascondono neanche più questi imam e sono al microfono che dicono in inglese i figli delle scimmie, i figli dei porci, e poi iniziano a parlare magari della guerra in Medio Oriente.
Ovviamente il destino degli ebrei secondo Allah è morte certa se rifiutano la Sharia, se rifiutano la dimmitudine, questa condizione di cittadini di seconda classe, nonché se rifiutano il pagamento della jizya. Morte certa se vengono considerati miscredenti che abitano nelle terre che furono islamiche, e anche questo concetto per quanto riguarda il Medio Oriente è molto importante, perché esiste questo versetto e ci riguarda questo versetto anche se pensiamo alla Sicilia e all'Andalusia. Allah dice: uccideteli ovunque li incontriate e scacciateli da dove vi hanno scacciati. Allora, da questo versetto, adesso io semplifico un pochino, nasce un precetto della Sharia secondo il quale tutte le terre che sono appartenute all'Islam devono sì o sì ritornare all'Islam. L'Islam pensa ancora oggi, ad esempio, che l'Andalusia, ovvero la Spagna, perché la identifica semplicemente con la Spagna, debba ritornare all'Islam, e l'attentato che ci fu a Madrid rivendicato da Al-Qaeda nel 2005-2006 alla stazione dei treni venne rivendicato da Al-Qaeda sulla base di questo versetto, di questo concetto. La Sicilia al momento è un'eccezione, probabilmente perché per motivi geografici fa comodo tenere la Sicilia così come porto in cui non creare caos. Ovviamente Israele si trovava sotto l'attuale Israele si trovava sotto l'impero ottomano, quindi terra islamica, e quindi dal punto di vista dell'Islam anche Israele deve essere annientata. Perché? Perché quella terra, se è stata islamica, deve ritornare all'Islam. Per lo stesso motivo tantissimi attentati terroristici normalmente vengono sventati in prossimità di Parigi e di Vienna, perché sono due punti in cui l'Islam è stato combattuto. Vengono sventati e tanti ci sono stati, uno proprio alla sinagoga di Vienna, e poi vabbè, Parigi purtroppo conosciamo la relazione che ha col terrorismo islamico. Ovviamente la battaglia di Vienna è uno dei momenti in cui i cristiani riescono a non far entrare i musulmani, e poi quella di Parigi di Carlo Martello. Il destino degli ebrei secondo Allah è anche morte certa, ovviamente se vengono considerati associatori secondo quella frase insulsa che Esdra dovrebbe essere figlio di Allah. Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi associatori ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro degli agguati. Questo non è nient'altro che la base del terrorismo islamico. Qui finirebbe la parte sul Corano, prima di passare a Maometto, che è ancora più raccapricciante del Corano, ma volevo farvi notare soltanto una cosa, che gli ostaggi sono nel Corano. Gli ostaggi, di cui ne mancano 59 in questo momento mentre parlo, ma tutti i 250 che sono stati presi da Hamas il 7 ottobre, sono un precetto di Allah. Semplifico anche in questo caso, per non tediarvi, c'è stata una battaglia di Badr, con i musulmani che hanno ammazzato circa 70 persone e poi hanno preso 70 ostaggi, e di questi ostaggi hanno deciso, poi si interrogano se decapitarli oppure chiedere un riscatto, e decidono poi di chiedere un riscatto. Per questo motivo nel Corano esiste il versetto 67 del capitolo 8 in cui viene proprio detto che praticamente Maometto dice tramite il suo alter ego che è Allah, che si possono prendere in ostaggio delle persone, e l'ideale, dice Allah, sarebbe aver completamente soggiogato la terra, che è un'altra traduzione ammorbidita di Piccardo, perché in realtà i tafsir parlano proprio di slaughtering the land. Cioè le immagini che avete visto prima di Kfarasa, dove non solo hanno preso gli ostaggi ma hanno distrutto tutto, hanno incendiato tutto, hanno portato via i televisori, hanno portato via il cibo dal frigo, deriva da questi hadith. Cioè posso prendere degli ostaggi ma poi devo fare questo massacro sulla terra dei miscredenti. E tutto questo deriva dalla battaglia di Badr. Allora, quello che dice Maometto sugli ebrei è terrificante, li ha maledetti in punto di morte ha promesso che li avrebbe scacciati insieme ai cristiani dalla penisola araba, e poi ci sono altri precetti che derivano dalla Sharia che sono interessanti perché ci fanno capire quale mentalità esiste nell'Islam. Gli ebrei addirittura possono camminare soltanto ai lati della strada, mentre ai musulmani spetta la parte centrale della strada. Un musulmano non può salutare per primo un ebreo, ma deve essere l'ebreo a farlo, e poi forse il musulmano può rispondere.
E infine un musulmano può evitare l'inferno se trova un ebreo da mandare al posto suo all'inferno. Questi sono soltanto alcuni hadith generici, ma qui abbiamo il genocidio vero. E questo è molto importante. Questo è uno dei concetti su cui più insisto nei contenuti che divulgo online, perché qui abbiamo davvero una chiara dichiarazione di genocidio totale di tutti gli ebrei fino all'ultimo, che non è soltanto grave per il concetto espresso in sé, e anche questo è uno dei concetti con cui molto spesso i sermoni del venerdì si chiudono, ma esiste proprio una interdipendenza fra quello che l'Islam considera la propria vittoria e la morte di tutti gli ebrei fino all'ultimo. La frase completa è questa: l'ultima ora arriverà soltanto quando i musulmani avranno ucciso tutti gli ebrei, ma ci sarà ancora un ebreo in vita, e a quel punto anche gli alberi e le rocce parleranno e diranno: ehi musulmano, servo di Allah, c'è l'ultimo ebreo dietro di me, vieni e uccidilo. Ma ci sarà un albero che non parlerà, detto albero Garcad, perché è l'albero degli ebrei. Se non fosse tragico, ci sarebbe da ridere 20 anni su questa frase. Tenete presente, nonostante la drammaticità della situazione, che ci sono dei cosiddetti palestinesi, chiamiamoli arabi per capirci, che ogni tanto hanno sradicato delle nuove coltivazioni in prossimità di Israele o al confine fra le comunità ebraiche e quelle islamiche, pensando che gli ebrei avessero piantato l'albero che non avviserà i musulmani in caso di ultima ora. Per ultima ora l'Islam intende una delle sue grandi vittorie. E questo è gravissimo, oltre al fatto che è demenziale, veramente ci sarebbe da ridere. È gravissimo perché i musulmani pensano innanzitutto che la loro ideologia adesso non sia fatta e finita, come il cristianesimo, magari l'ebraismo, ma la loro ideologia in questo momento è in attesa che arrivi la vittoria, e la vittoria arriverà soltanto quando i musulmani avranno ucciso tutti gli ebrei fino all'ultimo. Questo è sconcertante, ma è importantissimo, ed è una delle cose che più ripeto online, tant'è che è tragico, ma è diventata quasi una barzelletta, nel senso che noi abbiamo a che fare con persone che pensano che gli alberi parlino e che li avvisino in caso di ultimo ebreo in vita. Maometto ovviamente ha fatto tantissimi 7 ottobre. Appena lui si sposta dalla Mecca, arriva a Medina. Medina si chiama ancora Yatrib proprio perché è una comunità ebraica ed è abitata dai Banu Nadir, i Banu Kainuka e i Banu Qurayza, tutte e 3 completamente massacrate da lui, ad eccezione di alcuni ebrei che riescono a sopravvivere e vengono mandati in esilio a Khaybar. La comunità ebraica di Khaybar viene assediata e viene fatto un vero e proprio olocausto, con la cattura di alcune donne come schiave sessuali. Una di queste si chiamava Safia bint Uai e diventa addirittura una delle mogli di Maometto, viene stuprata la notte stessa. Tutti gli altri morti, un olocausto a tutti gli effetti, se si considera che l'etimologia di olocausto è proprio bruciare tutto. Al punto di Khaybar dobbiamo ricordare una cosa molto importante che io menziono molto spesso quando tento di comunicare anche con i filopalestinesi. È nato uno slogan che i musulmani conoscono molto bene ancora adesso, che dice così: Khaybar, Khaybar, o ebrei, l'esercito di Maometto sta ritornando su di voi per massacrarvi tutti. Allora, quando c'è stato a gennaio l'accordo fra Hamas e Israele, i cosiddetti sopravvissuti al genocidio sono scesi in strada, anche minorenni, obesi, e dovrebbero essere i cosiddetti sopravvissuti alla fame e al freddo, erano tutti in maniche corte, belli pafuti e belli cicciotti, e gridavano: Khaybar, Khaybar, ya Yahud, l'esercito di Maometto sta ritornando su di voi. Quindi questa normalmente e anche altre circostanze, anche altre evidenze, questi sono fatti, io li utilizzo per convincere le persone che non c'è la leggenda delle terre occupate, perché nessuno ha mai gridato ridateci indietro le terre, non c'è la leggenda vogliamo la soluzione a 2 stati, perché nessuno l'ha mai gridata. Tutto questo deriva dall'Islam, e quando queste persone hanno la possibilità anche
di fare una live streaming, semplicemente gridano Khaybar. Khaybar viene gridata anche alle manifestazioni dei musulmani in Europa per lo stesso motivo, quindi questa dovrebbe essere una delle conferme che appunto nessuno sta parlando di una disputa territoriale come hanno voluto fare credere a noi. Non si parla di coloni, non si parla di insediamenti, si parla soltanto di Maometto, di Allah e di Khaybar. Un'ultima battaglia che posso menzionare è quella del Fossato. Maometto la combatte con alcune comunità e fra queste comunità ci sono ancora degli ebrei, e purtroppo è famigerata questa battaglia perché vengono decapitate fra le 600 e le 800 persone in un giorno solo, e addirittura esiste questo episodio del controllo dei peli pubici. Maometto fa controllare se i maschi abbiano i peli pubici, se li hanno vengono decapitati in questo fossato, se non li hanno vengono catturati come schiavi, ovviamente nel senso che se li hanno vuol dire che sarebbero abbastanza forti da combattere contro i musulmani. Bene, queste sono le basi dell'Islam, questo è il fondatore dell'Islam e questo è quello che dice Allah. È inevitabile quindi che la storia dei musulmani e degli ebrei sia una storia fatta di tantissimi 7 ottobre. Io qui ne ho messa solo qualcuno proprio perché sennò saremmo andati avanti delle ore. Su questo argomento io feci un video poco dopo il 7 ottobre, qualche mese dopo, che dura 30-40 minuti, in cui elenco tutti i 7 ottobre che l'Islam ha sempre fatto contro gli ebrei, a prescindere dall'indipendenza di Israele, a prescindere dall'ONU, a prescindere dalla dichiarazione di Balfour, eccetera, eccetera. Le più famigerate sono il califfato di Omar, praticamente Omar era quasi Dracula, poi abbiamo il massacro di Cordova, il massacro di Fez e poi ancora nel XII secolo, rendetevi conto, abbiamo un massacro di Fez con 100.000 ebrei uccisi e il massacro di Marrakesh con 120.000 ebrei. Ed è talmente tanto legata la storia dei pogrom all'Islam che abbiamo addirittura una parola che è il Farhud di Baghdad in Iraq del 1941, che significa proprio via l'ebreo. È una parola composta, Hud dovrebbe essere il finale di Yahud, che significa ebreo, con le stime, perché non si sa, secondo me sono stati molti di più, 200 morti, 1000 feriti e circa 900 case saccheggiate. Per fare soltanto pochi esempi, perché sennò davvero a voler riassumere tutto andiamo avanti 30-40 minuti, fino ad arrivare a queste immagini orrende. Questo è il Gran Mufti di Gerusalemme. Esistono delle spie del KGB che sostengono che fosse addirittura lo zio di Arafat, ma su questo abbiamo una fonte soltanto, quindi la dobbiamo tenere così come commento, senza esserne certi, ma di sicuro il Gran Mufti di Gerusalemme era alleato del nazismo, non a titolo personale ma a titolo dell'Islam. Al-Husseini si chiamava, visita Berlino, sancisce l'alleanza a nome dell'Islam, tutti i paesi islamici sono d'accordo con il Gran Mufti, con il nazismo e con la soluzione finale. Viene trasferito anche un quartier generale di Al-Husseini a Berlino, visita dei lager, esistono delle immagini orrende in cui questa persona sorride mentre passeggia nei lager della Germania. A Roma addirittura fonda un'unità militare di 700 musulmani e riesce addirittura a reclutarne più di 20.000 in Bosnia. Questo è il legame che l'Islam ha avuto con il nazismo e che si riflette ancora oggi, perché il Mein Kampf, ogni tanto vengono fatte delle classifiche di quali siano i testi più letti, nei paesi islamici non leggono niente, ve lo garantisco, perché non sono paesi in cui la cultura, la letteratura, il pensiero critico, la filosofia, l'arte o qualsiasi altra cosa che venga in mente vadano per la maggiore, ma il Mein Kampf lo conoscono tutti. E lo conoscono tutti e nessuno ha elaborato il fatto che il nazismo sia stata una cosa orrenda assolutamente da non ripetere, tant'è che ci sono anche degli episodi famigerati proprio a Francoforte in Germania. Ci fu uno stand, una fiera del libro, non ricordo in che anno, e la Giordania si presentò con il Mein Kampf in Germania perché non è stato semplicemente elaborato tutto l'orrore che deriva dal nazismo. Ovviamente la svastica l'avrete vista,
viene utilizzata nelle manifestazioni in Occidente ancora oggi. Bene, allora, nei contenuti che io divulgavo prima del 7 ottobre, quando tentavo di parlare di Israele e i cosiddetti palestinesi, io dicevo sempre due frasi, che sono le stesse che dico ancora adesso. Se queste sono le basi dell'Islam, Israele avrebbe potuto essere fondata nel Guatemala e attorno al Guatemala ci sarebbero stati i musulmani che avrebbero provato ad ammazzare tutti gli ebrei fino all'ultimo. Così come senza la cupola di ferro al posto di Israele adesso ci sarebbe un posacenere. E queste sono cose che dicevo prima del 7 ottobre. Ora, quando noi guardiamo il 7 ottobre dobbiamo essere sicuri che sia stato il pogrom peggiore dopo l'Olocausto, che sia stata non solo un attentato terroristico, ma una serie di attentati terroristici. E sono tutte considerazioni valide, ma purtroppo dal punto di vista dell'Islam è successo qualcos'altro, perché la prospettiva islamica del 7 ottobre era quella di lanciare una guerra su due componenti, che sono la gente della scrittura, ovvero il gruppo di cristiani ed ebrei. Contro i cristiani sarebbe stata lanciata una guerra mediatica con lo scopo di demonizzare Israele, e contro gli ebrei sarebbe stata lanciata una guerra fisica. Per capire questo dobbiamo fare un salto indietro. Nel settembre del 2022 questa ragazza, la riconoscerete, Mahsa Amini, viene uccisa dalla polizia morale dell'Iran, e in questo momento esplodono subito dopo delle manifestazioni perché gli iraniani l'Islam non lo sopportano più e meriterebbero tutta la nostra solidarietà e l'aiuto nel cercare di far crollare la teocrazia. Nascono queste manifestazioni dallo slogan Donna, vita, libertà, e purtroppo vengono ampiamente sedate con fiumi di morti. Quando l'Iran inizia ad ammazzare tutti i giorni decine e decine di ragazzi, si ritrova semplicemente in imbarazzo perché la parte sunnita dell'Islam è in imbarazzo di fronte alla violenza della parte sciita, e si crea una frattura che normalmente l'Islam non tollera che esista. Noi sappiamo che sono molto tribali, sappiamo che sono molto ipocriti, eccetera, però di fronte ai miscredenti, di fronte agli infedeli, l'Islam deve mostrarsi comunque compatto. A seguito di queste manifestazioni, l'Islam rischia semplicemente di crollare in uno dei suoi punti nevralgici, che è proprio l'Iran, per tutti questi motivi. Purtroppo all'Iran viene in mente che esiste una soluzione per rimettere tutti d'accordo, e quella soluzione è scatenare l'antisemitismo islamico, perché come dicevo all'inizio per loro è una festa la morte degli ebrei, perché abbiamo questi slogan, perché abbiamo questo esempio di Maometto, perché abbiamo quello che dice Allah nel Corano. Allora, quello che è stato il 7 ottobre in realtà è stato un piano diabolico dal punto di vista dell'Islam, in cui la frattura che l'Islam stava vivendo in quel momento fra sunniti e sciiti la voleva ribaltare sulla gente della scrittura, la gente del libro, quindi cristiani ed ebrei, voleva uccidere quanti più ebrei possibile, demonizzare Israele agli occhi dell'Occidente, ovvero demonizzare gli ebrei, come vi dicevo all'inizio, Israele è gli ebrei praticamente, e ovviamente uccidere Israele nell'anima, perché lo Stato ebraico non può crollare, per fortuna, per il 7 ottobre, però se tu mi ridai dei neonati nelle bare fatti a pezzi con il balletto attorno come fosse un party di Ibiza, tu mi stai sicuramente distruggendo nell'anima. E purtroppo questo maledetto 7 ottobre viene pianificato utilizzando tutti i tentacoli dell'Iran, sono tutti proxy suoi, Hamas, Hezbollah, gli Houthi, che attaccano da subito, e poi altre cose altri tentacoli che effettivamente l'Occidente ha fatto fatica a identificare come tali. Al Jazeera è il braccio mediatico di Hamas. Se noi in Occidente abbiamo dei giornalisti che ripetono le notizie di Al Jazeera, noi stiamo facendo la propaganda di Hamas, e questo è un grandissimo problema, anche perché non si è mai verificato nella storia dell'umanità, almeno da che io abbia memoria, che dei giornalisti si mettano a divulgare le fonti di un'organizzazione terroristica.
con Al Jazeera, che in Qatar ovviamente siamo stati fregati ed è incredibile che non se ne sia accorto quasi nessuno. Il Qatar, appunto, dove c'è la sede di Al Jazeera, non è nient'altro che una delle sedi politico-militari di Hamas, dove festeggiavano a mezzogiorno del 7 ottobre, girati verso la Mecca e inginocchiati come fossero in moschea, ed è anche la banca dell'Islam, perché quando noi parliamo di Islam dobbiamo ricordarci che è un'ideologia ricchissima e che ha fondi per fare qualsiasi cosa. E poi vengono utilizzati altri tentacoli dell'Iran, come ad esempio l'ONU, la UNRWA, che già conosciamo, addirittura la Corte Penale dell'Aia. Questo semplicemente per confondere i cosiddetti cristiani, ovvero gli occidentali, che secondo l'Islam sono i cristiani tutti quanti, perché hanno una parvenza europea, una parvenza super partes, e non c'è verso di togliere dalla testa questo feticcio dell'ONU alle persone. Quando io tento di parlare con loro mi viene detto no, ma l'ha detto l'ONU. Ma prima del 7 ottobre una commissione per i diritti umani venne data all'Iran. La presidenza, esattamente. Allora, ci dobbiamo rendere conto che tutte queste non sono nient'altro che delle infiltrazioni che ci sono state affinché le persone non capissero più nulla, senza contare che per fortuna in paesi che contano meno abbiamo comunque dei comunisti, dei marxisti, io non so come chiamarli, tant'è che nelle slide li ho chiamati i compagni, perché ormai li chiamo così, non so più come etichettarli, che sono Sanchez in Spagna, Maduro in Venezuela, Díaz-Canel a Cuba, Starmer in Inghilterra, Hamza Youssef in Scozia, tutte le infiltrazioni dei fratelli musulmani in Irlanda, in Norvegia, nelle varie università degli Stati Uniti, come la Columbia University, che già conosciamo, anche il Canada e anche l'Europa. E tutto questo è una vera e propria infiltrazione, dalle quali le persone non riescono facilmente a uscire, perché la persona che meno se ne intende vede una volta un comunicato dell'ONU, una volta una notizia magari del TG3 che riprende Al Jazeera, e poi vede queste infiltrazioni in giro nelle università e semplicemente non è in grado da sola questa persona, un cittadino medio, di discernere che c'è stata un'infiltrazione per decenni nelle istituzioni e nelle università europee ed occidentali. E tutto questo, Hamas in tutto questo ci ha guadagnato milioni di dollari e di euro, perché sono partite le donazioni. E questo è un altro elemento ricorrente di tutti i conflitti che riguardano il Medio Oriente. Sono paesi questi che non vivono di nessuna industria. Non abbiamo mai visto uscire un brevetto da questi paesi, non abbiamo un patentino, un vaccino, una ricerca scientifica. Abbiamo una marea di problemi, la popolazione che vive malissimo e che a un certo punto diventa eccellente nel vittimismo, perché il vittimismo paga, semplicemente. Altra cosa che avevo scritto qui è che ovviamente Egitto e Qatar sono stati proposti come mediatori per quanto riguarda tutti gli accordi che la povera Israele ha dovuto fare per il rilascio degli ostaggi, ma santo Dio, Egitto e Qatar e Hamas, e l'Egitto sono i fratelli musulmani, quindi come avrebbe, capite, non ha nessun senso. La posizione di Israele è veramente difficilissima, cioè dovrebbe utilizzare degli amici di Hamas per mediare il rilascio degli ostaggi che ha Hamas, non ha nessun senso. E infatti, dopo poche ore dal 7 ottobre, cioè la sera del 7 ottobre, non sapevamo quanta gente era morta, quante donne avevano violentato, c'erano ancora i ragazzi del rave nei cespugli che sono usciti nei giorni seguenti, non sapevamo quanti ostaggi c'erano, chi era vivo, chi era morto. L'Occidente stava già detestando Israele e questo era il piano dell'Islam. I cristiani avrebbero dovuto odiare gli ebrei ed è esattamente quello che è successo quando innanzitutto l'Islam si è ricompattato, perché erano tutti felici, hanno festeggiato tutti di fronte al 7 ottobre. Noi come cristiani ed ebrei, oppure occidentali e israeliani, eravamo completamente separati. E poi è successo l'incubo. Hanno iniziato a propagare i dati di Hamas.
come se fossero dei dati verosimili. Cioè Israele non aveva ancora mosso un carro armato, già si parlava di migliaia di morti. Adesso sono arrivati a dire 50.000 morti su praticamente una strada di 40 chilometri, da un punto all'altro, dal più estremo all'altro della striscia di Gaza. Nel frattempo Hamas, con tutti questi video e queste foto, anche finte, perché lo sappiamo che esistono delle vere e proprie industrie cinematografiche di foto finte, video falsi, hanno fatto milioni di euro e di dollari e purtroppo si è concretizzato tutto quello che era il piano dell'Islam. Ora abbiamo un problema gigantesco, perché se noi arriviamo dal 7 ottobre al 2025, io non credo che Israele perderà mai nessuna guerra, io credo che Israele le vincerà sempre tutte le guerre che inizia, anche perché lei le inizia sapendo che le vincerà, altrimenti non le inizia. E c'è un punto a favore: Israele è stata intelligentissima, negli ultimi 2 anni lei sa che deve attaccare l'Iran perché è il fautore, il responsabile di tutto questo, ma non può attaccare l'Iran, che è grande come l'Europa e lei ha meno abitanti della Lombardia, se prima non ha disintegrato tutto l'asse sciita. Quindi viene disintegrata Hezbollah, non resta quasi più niente, vengono disintegrate altre milizie sciite presenti in Siria, presenti in Iraq, poi accadono delle cose strane, di cui io non ho le prove, ma io non riesco a guardare alla realtà senza pensare che ad un certo punto a gennaio in Siria prende il potere Al-Qaeda e Putin non fa niente. Putin la Siria l'ha distrutta e l'ha sempre protetta. È molto molto strano e personalmente non me lo spiego. Ancora più strano è che poco prima del Ramadan l'Ucraina venga sacrificata completamente, probabilmente perché sia gli Stati Uniti che Israele sanno di dover intervenire contro l'Iran, ma Putin non deve intervenire a proteggere l'Iran, e per dargli un contentino gli diamo semplicemente quello che ha sempre voluto, cioè l'Ucraina. Tutto questo dal punto di Israele dovrebbe funzionare, per quanto sia molto faticoso, ma purtroppo dal nostro punto di vista non funziona per niente, perché io credo che in Occidente tutto questo non sia stato capito, o meglio, l'Occidente è troppo schierato dalla parte di Hamas e non so neanche se ne siano resi conto. Io lo dico spesso, l'ho scritto anche qui: se Israele vince contro l'Iran vinciamo tutti, e se Israele crolla crolliamo tutti quanti insieme a lei, perché provate a immaginare il Medio Oriente libero, tra virgolette, da Israele, con Erdogan che apre le porte, il genocidio poi lo fanno a noi, garantito. Ora, il problema della causa palestinese, della cosiddetta causa palestinese, che non è stata capita in Occidente, è proprio questo. Allora, l'Islam si divide in 2 fasi. L'ultima fase, non sono così perfettamente scindibili fra loro, ma una delle fasi è previsto che sia violenta, si chiama jihad. La fase precedente alla jihad si chiama dawa. La dawa è una forma di propaganda islamica, è completamente fondata sull'inganno dei miscredenti, che in un modo o nell'altro devono assecondare o comunque non capire mai l'Islam e assecondare l'Islam in qualche sua forma. La causa palestinese è sempre stata più o meno il 70% della dawa, e la causa palestinese ha sempre inventato delle menzogne, la leggenda delle terre occupate, gli insediamenti, i coloni, l'apartheid, il genocidio, e semplicemente gli occidentali ci sono andati dietro fino a che ci siamo risvegliati la mattina del 7 ottobre che l'Occidente era già contro Israele, perché erano già caricati, erano già stati sottomessi a questa forma di inganno, di menzogna. Dunque, come dicevo, la causa palestinese è tutta una grandissima leggenda dall'inizio alla fine. Sono riusciti a inventare un'etnia, sono l'etnia palestinese, quando i primi passaporti dei palestinesi erano quelli degli ebrei. Quando i primi arabi non volevano neanche essere chiamati palestinesi, proprio perché lo erano gli ebrei.
sono riusciti a inventare un passato della Palestina, come se fosse una nazione che è sempre esistita, con forse tantissimi contadini che abitavano lì civilmente, non creavano nessun problema. È stato creato il primo palestinese, l'egiziano Arafat, l'egiziano più palestinese di tutti, ed è stato soprattutto inventato un modo per far perdere tempo. Quindi sì, esisterà una pace fra noi e gli israeliani quando gli israeliani magari ci consentiranno di avere il nostro Stato. Sono tutte menzogne, non l'hanno mai voluto uno Stato palestinese, hanno sempre soltanto voluto fare le vittime perché sarebbero arrivati un sacco di soldi, non sono in grado di riconoscere il proprio fallimento, perché nella psiche araba non esiste il riconoscimento del proprio fallimento, e dire ok, abbiamo perso, non importa, ricostruiamo la nostra società da qui. No, loro continuano a insegnare ai propri figli Khaybar, e che è meglio odiare gli ebrei. E quindi sono state fatte sono semplicemente tantissime menzogne. Ora, alcuni altri, diciamo, gli ultimi due aspetti che volevo segnalare della causa palestinese è che innanzitutto è la propaganda più ripetitiva del mondo. Io ho fatto dei video dove divulgo online questi contenuti in cui ho dimostrato che Fidel Castro negli anni 60, in un celebre, se non famigerato discorso che fa all'ONU, parla come i filo-palestinesi di oggi. Come fa dagli anni 60 al 2025 una causa realistica e veritiera e sincera ad essere uguale? Come fa a non venirti in mente che sia semplicemente un ritornello se dagli anni 60 al 2025 non è mai cambiato niente? Ma la cosa più strana in assoluto è che tutto questo ritornello della causa palestinese è fondato su alcuni paradossi, e questi paradossi effettivamente sono talmente assurdi che bloccano la comprensione, bloccano le persone che le vanno ad ascoltare. Fra un attimo vi faccio qualche esempio. Senza contare che ci sono delle distorsioni semantiche vere e proprie. Sionismo equivale a dire demonio, fondamentalmente, nessuno sa il vero significato. E poi c'è un meccanismo molto interessante da notare, che è particolare. Praticamente l'Islam prende normalmente, proprio per la relazione particolarissima che c'è fra Maometto e gli ebrei, e che si sviluppa e si riflette nella relazione particolarissima che c'è fra Allah e gli ebrei, prende in maniera perversa un elemento dell'ebraismo, lo riproietta dentro di sé e accusa poi gli ebrei, cioè Israele, dello stesso crimine. Spiegata così fa pena. Adesso vi faccio degli esempi. Allora, uno di questi, che è proprio un paradosso con questa forma di autoprotezione, è la frase Israele è nazista. Allora, ovviamente accusare il popolo ebraico di nazismo è ovviamente un paradosso ed è ovviamente perverso. Non solo, ma è l'Islam stesso che era alleato del nazismo ed è l'Islam stesso che prevede il genocidio degli ebrei, esattamente come il nazismo. Tutto questo viene preso dalla storia dell'ebraismo nelle sue pagine più tragiche e incatalogabili, come l'Olocausto, il nazismo, riproiettato dentro sé perché davvero l'Islam prevede il genocidio degli ebrei, e viene accusata Israele di questo. E questo complica tantissimo perché le persone davvero non ci capiscono più niente. L'altra, la più famosa in assoluto, Israele commette il genocidio dei palestinesi. Ovviamente, come dicevamo prima, come da alberi parlanti, è proprio l'Islam che prevede il genocidio degli ebrei, l'ha anche dichiarato e l'ha anche sempre fatto. Sono 1400 anni, ma la cosa più perversa è che questa accusa di genocidio non è nient'altro che un richiamo alla Shoah, e questo è veramente perversa. Israele è uno stato di apartheid, questa è una delle più stupide in assoluto che viene sempre detta. L'apartheid in realtà è un chiaro richiamo al ghetto. Come dicevo prima, viene preso qualcosa di vero della storia dell'ebraismo, poi riproiettato dentro sé perché l'Islam prevede che gli ebrei siano in una sorta di ghetto, con lo status di dhimmi, come vedevamo prima nel Corano,
è semplicemente una falsità. E purtroppo anche sull'apartheid non c'è verso di ragionare con alcune persone. Io di recente ci ho provato e niente, non sono in grado di vedere mai più la realtà. I palestinesi hanno il diritto di tornare nelle loro terre originarie. Questa è una follia totale, nel senso che innanzitutto è un richiamo alla Aliyah. L'Aliyah che viene fatta come per il popolo ebraico, lo saprete ovviamente, e sono loro che hanno il diritto di ritornare, no? In Terra Santa, in Israele. E poi è veramente la più stupida in assoluto, nel senso che se tu sei nato a Ramallah, dove devi tornare adesso? Non ha nessun senso, capite? Eppure vengono educati fin da bambini a questo senso del ritorno, con tutta questa poesia, le chiavi, le case, le terre occupate. Ovviamente sono tutte delle falsità. Israele ha il progetto di conquista e sottomissione di tutto il Medio Oriente e questo progetto si dovrebbe chiamare la Grande Israele. Questa è una proiezione del califfato, che è esattamente quello che Hamas vuole, quello che l'Islam vuole, è in tutti i loro statuti, è in tutti i loro documenti ufficiali. A volte la chiamano anche la Grande Shem, che dovrebbe essere una grande Siria, comunque è il grande califfato. Ed è esattamente con questo ritorno a quello che dicevo all'inizio, quando vi facevo vedere che nel Corano, secondo il Corano, tutte le terre che erano dell'Islam devono ritornare all'Islam. Io non credo che Israele abbia un grande califfato in programma. Israele espelle i palestinesi dalle loro case, anche una delle più stupide che viene detta, ed è una cosa che hanno sempre fatto i musulmani. Per 1400 anni sono amica di alcuni ebrei libici che sono stati in Italia, adesso sono stati in Israele, sono stati mandati via dalle loro case senza una valigia in mano, così. Questa è esattamente una proiezione di sé. Israele è uno stato terrorista, è un'altra delle più stupide ed è chiaramente una proiezione della jihad, del terrorismo islamico. E di recente purtroppo ho visto anche questa, tant'è che l'ho scritta: Israele brucia vivi i palestinesi e fa delle fosse comuni nella striscia di Gaza. Questa è da vomito, perché è un chiaro richiamo ai forni crematori e alle fosse comuni del nazismo, dei lager del Terzo Reich, purtroppo. Le distorsioni semantiche più comuni in realtà le conoscerete tutti, dicono spesso che il nostro nemico non è l'ebreo ma è il sionista, che non ha nessun senso, ovviamente non sta in piedi. Il nostro nemico non è l'ebreo ma i coloni, il colonialismo, anche questo non ha senso, perché Israele, tra l'altro Israele fa parte della decolonizzazione del Medio Oriente, è l'esatto contrario. E poi molto spesso viene detta anche questa, io questa non la sopporto più, me la dicono 10 volte al giorno: gli arabi sono semiti e quindi non possono essere antisemiti. Magari, sì, magari a livello etnico, linguistico sono del ceppo semita, però se vuoi uccidere tutti gli ebrei, forse un po' antisemita sei anche tu. Ecco, sarebbe fantastico capire la causa palestinese, nel senso che l'Islam sta vincendo, perché è riuscito a entrare nelle nostre università, nelle nostre istituzioni. Abbiamo dei candidati dalla Liguria a Monfalcone che hanno trovato la porta aperta, e questa porta aperta è stata trovata perché siamo stati anche noi antisemiti, cioè non noi presenti in questa sala, ma le nostre società avevano un antisemitismo latente che si è trovato perfettamente d'accordo con l'antisemitismo islamico. E purtroppo non è possibile che questo finisca bene, nel senso che dal punto di vista dell'Islam l'antisemitismo è soltanto la prima fase. In questa fase è perfettamente normalizzato, perché noi abbiamo ad esempio dei ristoratori a Napoli che cacciano gli israeliani, come saprete, dicendo non vogliamo i sionisti. Perfetto, adesso hanno fatto degli adesivi come fosse la stella di Davide delle leggi razziali. E quindi in questa fase in cui l'antisemitismo è stato normalizzato, perché comunque va bene a tutti, perché è una grande industria, perché porta vittimismo, porta soldi per vari meccanismi sociali, questa in realtà è Sharia. Al concerto del 1° maggio, lo saprete, hanno preso, sempre secondo quel meccanismo perverso, una canzone ebraica per poi gridare Free Free Palestine.
Perché? Perché la Sharia non vuole che gli ebrei esistano, la Sharia non vuole che i cristiani e gli ebrei siano alleati fra di loro, la Sharia non vuole che ci sia la musica, figuriamoci una musica ebraica, la Sharia non vuole la libertà di stampa, quindi abbiamo soltanto Al Jazeera che ci dà improvvisamente i dati inverosimili di Hamas, e tutto Sharia. E purtroppo la fase successiva è la sottomissione della donna italiana o della donna europea occidentale in generale. Quindi la previsione, che non è una previsione così, è proprio quello che dice l'Islam, è che la prossima fase in cui adesso l'antisemitismo è normalizzato, molto probabilmente vedrà le donne italiane, le donne europee, occidentali in generale, come vittime di tantissime, non per forza stupri o molestie, ma semplicemente quartieri in cui nessuna donna sana di mente potrebbe mai più entrare, ed è semplicemente la Sharia, perché gli ebrei staranno a casa, staranno odiando tutti quanti gli ebrei, ovvero Israele, e questo quartiere sarà ridotto talmente tanto male che le donne non usciranno più, perché secondo la Sharia la donna non può uscire di casa da sola, altrimenti andrebbe a provocare l'uomo musulmano, che tra l'altro sarebbe perfettamente avrebbe il diritto praticamente di molestarla, perché è una donna infedele. E quindi la previsione è abbastanza agghiacciante. Il mio intervento sarebbe finito qui, volevo chiudere soltanto dicendo che mancano 59 ostaggi, pare che una ventina, è Israele a dirlo, siano vivi, una trentina no, e in tal caso noi comunque continuiamo a chiedere il rilascio di queste persone. Ho finito, grazie mille.